Sono proprio contento di farvi vedere questo cassone che abbiamo costruito la settimana scorsa, pochi giorni fa in realtà. È stato un lavoraccio, quindi adesso infatti ho ancora un po' di mal di schiena da residuo da questo lavoro, perché era un po' che non facevo lavori pesanti. Qui invece ho dovuto sollevare dei grossi tronchi che sono sotto, servono per trattenere l'umidità, ma adesso ve li raccontiamo, ve le facciamo vedere tutti questi passaggi. Ora abbiamo dovuto aggiungere questa rete, vedete c'è una rete perché ho le galline che girano qua e le galline poverette sono subito entrate per raspare, per cercarsi i vermi, e quindi le piccole verdure iniziali, le insalate che abbiamo messo, loro via, non l'hanno mangiata ma l'hanno raspata via per prendere i vermi. Quindi ecco che ho attaccato un attimo questi rami di robinia e ho messo al volo così una rete per non far entrare le galline. Beh dai, vediamo subito come abbiamo fatto. Ciao ragazzi, sto costruendo questo letto rialzato, questa aiuola rialzata per l'orto, ed è fatta con dei tavoloni da ponteggio fissati con un travetto sempre da costruzione. Sono 3 tavoloni e poi l'ho livellata, cioè questa è la zona in cui deve andare, quindi l'ho costruita qua, poi ho fatto un segno tutto intorno con la vanga, ho scavato un canaletto largo come la tavola e l'ho messo in bolla. E quindi adesso ce l'ho dritta, perché questa zona era molto più alta, infatti qui vedete sono sceso tanto così nella terra e ora non deve essere in bolla perfetto, però più o meno, perché prima era parecchio storto, così l'acqua bagna meglio le radici se è in bolla. Ok? A posto. Aiuola 1, parte di legno, fatto. Ok, spero che si senta con tutto il vento che c'è. Abbiamo fatto un letto di legna, quindi abbiamo rialzato con l'aiuto delle bimbe, usando il legno un po' come pesanti blocchetti da costruzione. Abbiamo fatto tutto questo letto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo rialzato, cioè sotto c'è una rete per impedire alle talpe di entrare, e poi c'è un letto, abbiamo messo tutti questi tronchi che ho spaccato, tirato qua, pesantissimi, e così questa parte di legno che c'è sotto, di tronchi, sotto i primi 30 centimetri diciamo, vanno a creare uno strato di humus nel tempo, perché si decomporranno molto lentamente, e andranno soprattutto a tenere l'umidità, quindi tutta questa legna diventa umida e rimane molto più umido il terreno. Poi sopra adesso ci metterò un po' di rami e il terriccio. Ecco, ho messo un po' di rami, potatura di vigneto, un po' tritati, un po' tagliati. Mi piace, potrebbe essere un po' più fine e poi si schiacceranno, perché vedete così sembra un po' alto, però secondo me con tutto il peso che ci va su poi si schiaccia, e resteranno delle zone d'aria dentro. Comunque è impossibile farlo pieno al 100%. Vediamo se quest'aria lo aiuta a decomporsi, se ci cola dentro la terra, capiremo come va. È un po' un esperimento, è la prima volta che la faccio in questo modo. When we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind.
stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Time is gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Bruises, they come and they go, and we have to try and keep up, 'cause this life's so much more. Come seek me out. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Hello, Ramona. I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. Hello, Ramona. I push back the serious feeling. The end's unknown. To get back the life I used to know. I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes.
honestly don't. I should be the last to know. Nel time lapse avete visto che abbiamo messo tutto questo terriccio con un sacco di travasi da questi vasi, perché questi vasi contenevano una terra, ancora questi la contengono, stratificata, cioè sopra c'è una parte migliore, di maggiore qualità, è un terriccio che insomma è un compost che abbiamo fatto noi in parte l'abbiamo acquistato nel tempo, mentre sotto, da un certo punto in poi del vaso, il terriccio non è così buono. Ci abbiamo messo della terra che va bene, non era pessima, magari con dentro della leca per aiutare a trattenere un po' l'umidità e a drenare, però non era granché. Quindi quando abbiamo vuotato tutti questi vasi per riempire l'aiuola, abbiamo prima tolto la terra buona che c'era sopra e messa da parte, poi recuperato la terra meno buona che era sotto, che comunque era migliorata molto nel tempo stando nel vaso, e abbiamo messo prima di tutto nella parte inferiore, quindi diciamo qui ci sono 3 tavole, una tavola, quindi sono circa 25 centimetri, una tavola è legno, ok, quindi contiene legname, legno, tronchi per l'umidità, per tante cose. Sopra invece c'è un altro strato, un po' meno forse di una tavola di terra meno buona, e l'ultimo strato, quindi l'ultima tavola è substrato di coltivazione, terra buona. Il substrato in realtà basterebbe pochi centimetri, ma qui ce n'è proprio un bel pezzo per favorire anche il fatto di poter fare un orto biointensivo, quindi mettere le piante molto vicine, che vanno in profondità, con tutti i vantaggi che questo comporta. Quindi questa è la situazione. Oggi sempre abbiamo la nostra rete delle galline e comunque adesso ne togliamo un po', così vi faccio vedere. E all'interno abbiamo l'insalata che si è ripresa, abbiamo iniziato con l'insalata, è molto lontana, si potrebbe mettere parecchio più vicina in questo setup, però inizialmente abbiamo iniziato così, ecco. E qui c'è il prezzemolo che era in un vaso che abbiamo dovuto vuotare, l'abbiamo ripiantato qui, però vedete si è ripreso, io ho fatto una potatura, si è ripreso benissimo. E poi andremo avanti, adesso è un po' presto, comunque andremo avanti, in mezzo ci sono un po' di bulbi che sono fiori poi in realtà. Questa è la nostra casetta sull'usura che ci ha fatto papà. Vai, corri sulla casetta. Ecco, qui abbiamo voluto raccontarvi un po' il nostro percorso, la nostra esperienza per la costruzione di questa aiuola rialzata. Veniamo dall'aver coltivato in questi vasoni l'orto in passato, quindi in realtà abbiamo fatto tantissimi cambiamenti e ne faremo ancora. Questo qui è una soluzione che secondo noi è interessante e oggi ci permette di introdurre il concetto dell'orto biointensivo in una piccola coltivazione familiare che teniamo vicino a casa proprio per raggiungere rapidamente le cose che usiamo di più. Ne vogliamo costruire altre, quindi poi vedremo in base all'esperienza con questa che cosa sarà da migliorare, che cosa cambieremo e che cosa invece potremo mantenere. Ditemi cosa ne pensate nei commenti e se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale. Un saluto e a presto, ciao!